Con ADA è possibile realizzare un filmato di navigazione all'interno di una planimetria. Anche in questo caso, il risultato che si andrà ad ottenere sarà molto emozionale se l'ambiente è completo, con l'inserimento dell'oggettistica, dei battiscopa, sono stati divisi i pavimenti e inseriti gli sfondi al di fuori delle finestre. Per realizzare un filmato dobbiamo, per prima cosa, creare un percorso. Posizioniamo la vista in pianta e andiamo nell'ambiente CAD. E selezioniamo il comando Spline. Nella maschera successiva selezioniamo la spline aperta. Il programma ora chiederà di posizionare i vari punti di passaggio della telecamera per definire il percorso. Una volta terminato l'inserimento dei vari punti, premo la barra spaziatrice o clicco su Fine dati in alto a destra. Il percorso è stato inserito. Ripeterò l'operazione nel caso voglia inserire più percorsi. Una cosa da tenere presente durante la creazione di un percorso riguarda la posizione dei punti di controllo. Durante la creazione del filmato verrà effettuata un'interpolazione tra di loro, cioè il programma impiegherà lo stesso tempo per passare da un punto ad un altro. Quindi, se voglio far sì che il filmato rallenti in una determinata zona, mi basterà posizionare i punti più vicini tra loro. Se voglio farlo accelerare, basterà spostare i punti di controllo più lontani tra loro, in quanto la distanza percorsa nello stesso tempo sarà maggiore. Prima di procedere alla creazione di un filmato, accertiamoci che non sia presente la spunta da Nascondi muri in automatico all'interno del menu delle viste, cliccando su Imposta vista. Per generare il filmato dovrò per prima cosa associare le camere ai vari percorsi creati in precedenza. Come detto nel capitolo precedente, le varie viste salvate mantengono le impostazioni associate per il real time. Quindi, prima di creare le varie camere per ogni percorso, è bene posizionare e configurare le varie luci per poi attivare il real time. Quando ho posizionato le luci, consigliamo di utilizzare una luce per stanza. Per entrare nella maschera dei filmati mi posiziono in pianta e clicco nel menu delle viste e poi su Imposta vista. Poi clicco su Filmati e clicco in basso a destra su Crea camere lungo un percorso.
Seleziono il percorso creato in precedenza e attendo l'inserimento delle varie camere. Le camere relative ad un filmato sono contraddistinte dal simbolo della cinepresa, che identifica l'intero percorso. Selezionandole dall'elenco delle viste, le potrò controllare una per una e fare le opportune modifiche dove serve. Modifico, ad esempio, l'angolo della camera selezionando una vista e cliccando su Modifica. Abilito la trackball e modifico tramite il cerchio più piccolo il grandangolo, che si visualizza in basso a destra da 50 a 60 gradi. Infine, clicco su Conferma modifica. A quest'altra camera modifico, oltre al grandangolo, anche l'inclinazione della vista, per far sì che quando passerà di qui mostrerà il letto. Inoltre le camere possono essere spostate, modificate e cancellate anche dalla pianta o dall'ambiente di progettazione 3D. Un altro trucco consiste nel posizionare degli sfondi al di fuori delle finestre tramite i box di ingombro dal catalogo System ING001, che andrò a sovraccaricare tramite il drag and drop con delle immagini presenti nella mia libreria. Un'altra interessante funzionalità è quella di poter gestire l'animazione dei vari elementi. Ci verrà molto comoda
in quanto selezionando le varie porte e finestre e andando nel relativo menu di modifica potrò gestire il tempo di animazione dalla scheda Info per permettere al filmato di passare da un ambiente ad un altro. Una volta che tutto è pronto, posso lanciare il filmato. Seleziono una delle camere qualsiasi appartenenti al percorso, ad esempio la prima, e clicco nuovamente su Imposta vista. Clicco nuovamente nella scheda Filmati. Vediamo quali impostazioni ci verranno messe a disposizione. Nella parte superiore si vanno a gestire i testi. Nella scheda delle sovraimpressioni posso gestire i testi, dimensione e colore che appariranno durante l'esecuzione di un filmato. Mentre i titoli di testa e di coda appariranno solamente all'inizio e alla fine del video. Potrò anche caricare un mio logo. È possibile applicare file nel formato PNG che supportano la trasparenza. I loghi, una volta caricati, verranno memorizzati nelle impostazioni del programma. Appena più in basso posso gestire i fotogrammi al secondo. Consigliamo di impostare 30 fotogrammi al secondo per far sì che il filmato non risulti troppo scattoso. La massima risoluzione dovrà essere settata quando lanceremo il filmato finale, ma per le prove conviene cliccare su VGA 640x480. L'immagine risulterà molto piccola, ma renderà l'elaborazione del filmato molto più fluida e veloce. Appena più in basso, imposto il percorso di esportazione del filmato, scrivendolo o cliccando sui tre puntini. La durata del filmato viene espressa in secondi e dipenderà da quanto lungo sarà il percorso impostato.
Nel nostro esempio, il giro dell'appartamento a Passo d'Uomo dovrebbe venire fatto in 2 minuti e mezzo. Il pulsante di anteprima animazione permetterà di eseguire un precalcolo di quello che sarà il video finale. È molto utile per guardare a video il risultato finale, senza dover attendere tutta l'elaborazione alla massima risoluzione. Per interrompere l'operazione basta cliccare su Annulla nella parte alta dello schermo. Il pulsante di Crea filmato, ricordatevi di cliccare su Massima risoluzione, avvierà la creazione del filmato. A creazione ultimata verrà chiesto di riprodurre il video tramite il player predefinito installato nel computer. Il filmato che verrà riprodotto ora è stato realizzato con Ada in modalità real time.
Vi ricordiamo inoltre che i filmati possono venire lanciati anche nelle modalità di effetto artistico. Per lanciarli in questa modalità, la vista di partenza dovrà essere modificata e si dovrà selezionare un effetto artistico. Infine, il pulsante di Crea camere per un panorama esterno permette invece di generare un filmato da un'angolazione esterna alla vista. In questo caso conviene nascondere gli sfondi dietro alle finestre.